Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera ragazzi vi farò una ricetta particolare che ho visto, cioè un attimo, non ho visto la ricetta, ho visto un piatto di un ristorante e ho detto le devo assolutamente rifare. Le polpette cacio e pepe. Sembrano interessanti. Allora, andiamo subito agli ingredienti. Abbiamo bisogno di un uovo, 100 g di pecorino per l'impasto e 100 g di pecorino per la salsa. 2 panini all'olio o 5 fette di pancarré vanno benissimo. Circa 8 etti di macinato, 8 etti credo 20 grammi, quindi a posto detto circa. Un bel cucchiaino da caffè raso di sale, pepe bianco e ovviamente ci servirà l'olio e noi usiamo quest'olio qua. Io Il migliore. vi lascio in info box tutte le informazioni per andare a vederlo sul sito e vedere che rapporto qualità-prezzo hanno e eventualmente per riceverlo a casa. E della farina, dico della perché dipende dal tipo di carne che comprate, per ripassare le polpette, ok? Allora, adesso andiamo immediatamente a fare, sì? Noi andiamo a fare le polpette e voi mettete un bel like, E iscrivetevi al vi nostro iscrivete al canale. canale e nei commenti mi dite la città dalla quale provenite. Facile, no? Ok. Curiosità. Curiosità. Togliamo il pecorino per la salsa e andiamo a mescolare tutti i nostri ingredienti. Quindi pecorino, una bella macinata di pepe bianco, se non vi piace il bianco potete usare il nero, il rosa, il verde, il grigio, quello che volete, anche il misto, va benissimo anche il rosa, verde e nero si trovano. Ecco qua, il cucchiaino di sale, e andiamo a strizzare i nostri panini. Sembra una ricetta molto gustosa perché la pasta cacio e pepe è buona. Assolutamente sì. È tra le paste, tra i primi più buoni che ci siano, anche se non è facile da preparare. Ma ci sono dei piccoli accorgimenti. Scusate, Esatto. lavo le mani un attimo. Bisogna vedere se anche le polpette vengono buone alla stessa maniera. Penso proprio di sì. Quando vado a maneggiare le uova, anche se le lavo prima, comunque vado sempre poi a rilavarmi le mani. Ok, Allora, ma mescoliamo tutto adesso mescoliamo tutto e ci vediamo tra poco. e ci vediamo tra poco. Ecco qua, io le ho praticamente fatte tutte, però volevo farvi vedere il mio metodo. Uno si ingegna, no? Dice, vabbè, chissà che metodo ci avrai. Prendo una ciotolina a bordi alti, tonda, Che sarebbe questa? che sarebbe questa, che c'ha tutto il bordo sporco perché, ora vi faccio vedere, faccio la polpetta, la metto dentro E ci gioca. e ci gioco. Esattamente. Così sono sicura che viene tonda e infarinata dappertutto. Quindi le faccio tutte quante, ragazzi, e Avete capito che tecnica, e poi le ripasso di nuovo nella farina. Una volta fatte devono essere infarinate 2 volte, ok? La prima e poi ripassiamo per la seconda volta. Dopodiché ci spostiamo sui fornelli e le andiamo a cuocere. Quindi ci vediamo sui fornelli. Ci vediamo sui fornelli. Allora, eccoci qua sui fornelli. Mettiamo un 3-4 giri d'olio, facciamo scaldare un pochino l'olio e poi andiamo ad inserire le nostre polpette. Quindi subito le polpette? Assolutamente sì. In cottura
ci macineremo sopra un bel po' di pepe. Questo ovviamente non vanno bene per i bimbi, assolutamente no. Vado a mettere tutte le polpette e le faccio rosolare da ogni lato. Mi raccomando, o le giriamo con due mestoli oppure facciamo un movimento, ecco, in questo modo, con la padella, con la pentola, insomma quello che avete voi. Ok? A tra poco. A tra poco. Allora, adesso l'abbiamo rosolato su tutti i lati, che cosa facciamo? Andiamo a mettere 3/4 di tazza d'acqua. Prendiamo il nostro coperchio e li copriamo abbassando il fuoco, facendole cuocere per circa 4-5 minuti. Ok? Dopodiché possiamo togliere il coperchio e andare a vedere quanto liquido c'è ancora, perché quel liquido di cottura ci servirà poi successivamente per fare la nostra salsa. Nel frattempo che le nostre polpette stanno finendo di cuocersi, andiamo a fare la salsa cacio e pepe. Allora, come vedete ho messo già del pepe bianco, ma ripeto, come ho detto prima, potete utilizzare tranquillamente qualsiasi tipo di pepe. Metto dell'acqua tiepida e vado a formare una salsina. È più o meno quello che si fa quando si fa la cacio e pepe, solo che questo si fa con l'acqua di cottura. Non la fate proprio liquida liquida, perché poi dovete andare a mettere la salsa che si è formata nelle polpette. Ecco qui. Quindi aspettiamo la fine della cottura delle polpette, andiamo a mettere poi la salsa delle polpette qui. Ho già preparato una bella ciotolina, perché poi potete avere due opzioni: o metterle tutte quante in un piatto grande di portata con una ciotolina nel centro, così, in maniera che ogni commensale la cuccia dentro con la forchetta, oppure potete servirle monoporzione dentro questi tegamini di coccio che magari avete fatto riscaldare un pochino al forno, e così rimangono belle calde e fumanti. A tra poco. A tra poco. Ecco qua, abbiamo messo il liquido di cottura, la salsina che si è formata dentro alla padella insieme alle polpette, e fra poco comporremo il piatto. Ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. Eccoci pronti, e adesso andiamo a comporre il nostro piatto. Le polpette sono buone in qualunque maniera. Noi le abbiamo fatte in quasi tutti i modi. Quasi tutti. Però questa ricetta mette proprio l'acquolina in bocca. Sì, infatti non riusciva a parlare prima. No, non è vero. Ecco qua. Che spettacolo, ragazzi. La nostra polpetta cacio e pepe è pronta, e ovviamente tu farai l'assaggio. Devo. Presumo. Quale vuoi? La più piccolina. Quella nel centro, che è più cremosa. Sì, va bene, accetto. Sono morbidissime, guardate, ben cotte dentro, ma sono proprio, guardate, tenerissime, si tagliano con un grissino. Ecco. Aspetta che scottano. Vai. Sono un guerriero. Sì, il guerriero si scotta però. Mmm, Gli piacciono. che buone, morbidissime e succose. Tieni. Guarda, vai, Ragazzi, una meraviglia. a posto. Sono contenta che ti piacciono. Morbidissime e succose. Questo è il complimento più bello Che ci sia. che ci sia. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!